Buongiorno, oggi andiamo a visitare una startup italiana valutata a 10 milioni di euro. Scalo a Milano, ma noi siamo diretti a Torino da Young e prima scopriremo cosa fanno e poi, se rimanete fino alla fine del video, vado a chiedergli come hanno raggiunto questa valuation di 10 milioni qui in Italia. Oh, buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. Ciao Ricky, tutto bene? Tutto bene, dove siamo? Alla Cittadella del Politecnico di Torino. Adesso ti porto a vedere il nostro ufficio all'incubatore. Questo è l'incubatore del Politecnico di Torino dove noi abbiamo i nostri uffici con tante altre startup che adesso andremo a vedere. Ok, tutto bello, ma voi che c***o fate qua? Noi siamo una società molto giovane e infatti ci chiamiamo Young e sviluppiamo prodotti digitali nel mondo delle criptovalute. Io però vi ho conosciuti con StepDrops, adesso avete un exchange di criptovalute, mi spieghi cos'è questa cosa? Allora, Young nasce con l'obiettivo di rendere il mondo delle criptovalute accessibile a tutti e il primo prodotto, come hai ben detto, è StepDrop, che ci serve per educare e sensibilizzare le persone, i neofiti curiosi, riguardo questa grande rivoluzione. Poi abbiamo costruito il secondo prodotto, che invece è l'exchange base, Young Platform, che permette di compravendere cripto o bitcoin semplicemente tramite bonifico o carta di credito in una piattaforma molto semplice. E poi adesso stiamo per lanciare il terzo prodotto, che invece è la piattaforma Pro, però ve ne parliamo dopo. Adesso andiamo a vedere dove sviluppiamo tutte queste cose, dove creiamo tutti questi prodotti. È stra interessante, l'atmosfera è tipo sperimentativa di universitari giovani, è strabella. Andiamo. Adesso entreremo nell'ufficio principale, dove abbiamo la parte di sviluppo tecnologico e la parte di design. Abbiamo un'organizzazione a isole, dove abbiamo la parte di sviluppo back-end, quindi quella dell'infrastruttura che voi non vedete, la parte di sviluppo di front-end invece, che è tutta la parte di UX che invece voi utilizzate quando andrete ad utilizzare i nostri prodotti, e poi la parte invece di design, che sono tutta la parte creativa che decide come costruire e come creare la nostra immagine e i nostri prodotti. Andiamo a vederla. Bellissimo comunque il Crypto Made Easy. Diciamo che è un claim che poi ci è stato rubato da diverse aziende. No. Questa è la parte di sviluppo, laggiù abbiamo la parte di design e questa invece è la parte di prodotto app mobile. Poi il tuo ufficio è di là, mi dicevi? Abbiamo l'ufficio di comunicazione che invece è di là, dove vi racconteremo il lancio del terzo prodotto, dove l'azienda vuole impegnarsi nel rendere un exchange completamente gratis. La nostra visione non è solo quella di rendere il mondo delle criptovalute accessibile, ma anche quella di renderlo accessibile a minor costo possibile per il cliente e per il consumatore finale. Abbiamo deciso col terzo prodotto di lanciare un modello freemium, un modello dove chiunque ha l'opportunità di ottenere fee gratis per sempre sugli investimenti in cryptocurrency. Questo qua è il secondo ufficio, dove abbiamo la parte di amministrazione e la parte di comunicazione. Naturalmente oggi lo vedete principalmente vuoto, perché con i problemi Covid abbiamo messo la maggior parte del team in smart working, però vi faccio raccontare da Diego il lancio del terzo prodotto, che sicuramente sa raccontarvelo meglio. Innanzitutto grazie mille di avermi accolto qui e vi faccio i complimenti, come ho già fatto ad Andrea, per tutto il percorso che avete fatto. Educazione nel mondo cripto con il primo prodotto StepDrops, per poi exchange con commissioni e adesso exchange pro gratuito. Però la cosa che mi interessa ora è capire come cavolo fate a rendere profittevole un prodotto gratuito. È un piacere averti qui, Riccardo, grazie di esserci venuto a trovare. Come avrai capito, grazie a StepDrop, grazie a tutti gli altri prodotti, la nostra filosofia è sempre stata quella di cercare di dare il maggior numero di contenuti gratuiti. Abbiamo sempre cercato di mantenere il costo di acquisizione clienti molto basso e rispetto ai competitor siamo riusciti a mantenere gli investimenti in marketing relativamente bassi. Quindi grazie a questo l'obiettivo è quello di ridare alla community, ridare ai nostri utenti qualcosa indietro, qualcosa in cambio, e abbiamo pensato di portare sul mercato per la prima volta nel mondo cripto questa strategia, quindi cercando di dare fee gratuite di negoziazione per sempre a una quantità di utenti ovviamente limitata, che dovrà svolgere tutta una serie di attività all'interno di questa waiting list che è stata lanciata da poco. Comunque ragazzi, se volete accedere alla waiting list, qui sotto vi lascio il link e potete anche voi accedere al prodotto.
Vuoi che ti faccia vedere il video di presentazione della campagna? Beh sì, se puoi, sì, volentieri. Do you ever think about trading crypto? If you haven't, now you can. It's always cost money, up to 10 euros per trade, and that adds up. There's no way around it for people like you and me, until now that is. With the Young Platform Pro, you'll be able to trade cryptocurrencies with no added costs. That's right, commission free. And how do they do it? Well, other brokers and exchange platforms spend millions in marketing and ads. Young doesn't, and the savings are passed on to you. It's simple, it's fast, and it works. Get on Young Platform Pro's waiting list to be the first to trade cryptocurrencies for free. So what are you waiting for? Get on it now. Ah, quindi ci sono anche 20.000 euro in premio? Esatto. Come funziona? Sì, oltre a quindi ottenere la possibilità di avere fee gratis di negoziazione per sempre gratuite, abbiamo pensato anche di mettere 20.000 euro di premio in palio attraverso questo concorso per il lancio della nuova piattaforma Figo. Pro. Quindi state praticamente ridando tutto quello che avete accumulato nel passato. Esatto, esatto. Mi piace molto come filosofia, anche bello che già avete fatto il video in inglese e quindi cercate un'esposizione internazionale. Poi immagino che per gli italiani farete i sottotitoli in qualche modo. Sì, assolutamente sì. Poi una cosa che te lo dico io da youtuber, poi non so se vuoi accettare il mio consiglio, all'inizio tipo il messaggio Do you ever think about trading crypto? If you haven't, now you can. Cioè, il messaggio iniziale, avete mai pensato di tradare cripto? Se l'hai pensato, ora puoi farlo. Secondo me, dato che la campagna è incentrata su noi ti offriamo un prodotto gratuito, io batterei subito su quello. Però vabbè, cioè, questa è una mia opinione, poi passala a chi la devi passare, io non ne voglio sapere, però è una mia opinione. Grazie comunque per il feedback. Ora ragazzi, come vi avevo detto all'inizio, sono riuscito a fregare un altro po' di tempo ad Andrea e andiamo a chiedergli come sono riusciti ad arrivare a una valutazione di 10 milioni qui in Italia, che per l'atmosfera startup italiana è parecchio. Andiamo. Molto bello qui, direi. Sì, questa qua è l'Agorà, dove ci sono spazi comuni dove tutti i ragazzi possono scappare dal loro ufficio e rifugiarsi qua per stare un po' più tranquilli, senza troppo il caos di tutti i colleghi. Ma nascono parecchie idee nei corridoi di un incubatore, come si dice, o è una falsità? Assolutamente sì, infatti come potete vedere questo incubatore nasce nel 1999 e ha una storia fino al 2020, quindi per ogni anno in questo muro sono incorniciate tutte le realtà che sono nate all'interno di questo posto. Allora, grazie ancora per il tuo tempo, ti sto manca. veramente fregando la giornata. Valuation di 10 milioni, come ci siete arrivati? Allora, diciamo che gli step sono stati principalmente tre. Il primo aumento di capitale, che viene nominato come Angel Round, ha un'evaluation di $500,000 con degli industriali che abbiamo trovato sul nostro territorio. Noi eravamo nativi di Alba, abbiamo capito che c'era tanto capitale in espresso, quindi nelle casse degli industriali che per anni e anni avevano fatto tanti soldi, che potevano investire differenziando il loro portafoglio di investimento in startup. E lì abbiamo attinto. Poi abbiamo fatto un secondo round. Una cosa che ti chiedo, io prima di venire qui vi ho studiati e ho notato che avete raccolto i primi 100.000 euro senza ancora un prodotto. Bravissimo. Come avete fatto? Diciamo che i primi soldi si raccolgono prevalentemente sulla fiducia, cioè l'investitore crede nelle persone che vede all'interno di quell'azienda. Se ci credono abbastanza e lui ha fiducia nei loro confronti, allora gli dà i primi soldi. Con noi è proprio avvenuto in questo modo. Noi avevamo molta grinta, avevamo molta voglia di testimoniare che ce l'avremmo fatta e siamo riusciti a convincere l'investitore. Poi naturalmente, essendo all'interno di un incubatore con la certificazione del Politecnico che ci avrebbe seguito in tutte le fasi della nostra vita come azienda, era una garanzia in più che l'investitore aveva in quella fase. Poi abbiamo fatto un secondo aumento di capitale che si chiama invece Pre-Seed, a 2,5 milioni di valuation, dove con questi soldi siamo riusciti a deliberare il prodotto. Con i primi l'abbiamo costruito, con i secondi l'abbiamo deliberato e gli abbiamo fatto ottenere della traction.
Ok. Nei primi 3-4 mesi avevamo già ottenuto dai 50 ai 60 mila utenti all'interno della prima applicazione, 50-60 mila download. Questo ha testimoniato che il nostro prodotto non solo era qualitativamente parlando adeguato, ma che riusciva anche a creare traction. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato a investire per costruire una community sempre più grande, e il terzo aumento di capitale l'abbiamo effettuato con una metodologia che si chiama crowdfunding sulla piattaforma Seedrs a Londra, naturalmente già testimoniando al mercato che volevamo avere una logica internazionale, e lì abbiamo convertito parte della nostra community che da semplice utilizzatore dei nostri prodotti è diventata anche investitore Chiaro. dell'azienda. Poi penso che siete andati a Londra anche per il fatto che lì si riescono a raccogliere più soldi, immagino. Esattamente, Ok. e soprattutto per dare anche risposta alla tua domanda, l'evaluation a livello italiano hanno un po' una sorta di cintura, cioè hanno un limite. Il mercato dei venture e del capitale di rischio italiano non paga aziende con evaluation troppo grandi. Ok, chiaro. Essendo invece in suolo internazionale, invece le evaluation riescono a crescere molto più in modo molto più esponenziale. Noi su Seedrs, grazie anche al fatto che loro ci hanno confermato che la nostra evaluation di 8 milioni e mezzo pre-money in campagna era adeguata per la loro community, noi avevamo già una grossa parte di investitori italiani, grossi investitori italiani, che aveva già sottoscritto questo aumento di capitale confermando l'evaluation 8 milioni e mezzo, raccogliendo 850 mila euro da più di 900 investitori siamo arrivati a 9 milioni e 3. In questo periodo stiamo chiudendo un aumento di capitale che ci permette di arrivare a 10 milioni di evaluation tondi con un fondo qua di Torino che si chiama, che andrà a convalidare ulteriormente, a rafforzare ulteriormente la nostra evaluation, anche perché è il primo investitore istituzionale che entra all'interno della nostra società. Quindi alla fine la filosofia è raccogli ovunque e coltiva poi nel luogo più adatto. Assolutamente, diciamo che l'ecosistema fa tutto per una Chiaro. startup. Grazie mille di questa spiegazione, grazie per tutta la disponibilità. Ragazzi, se voi avete qualsiasi domanda lasciatemela qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Grazie a voi, ciao! Ciao!